Nel capitolo 972 Oden, che era stato a Raftel, racconta che fu proprio la famiglia Kozuki che, 8 secoli prima, decise di chiudere il paese di Wano al mondo, al fine di difendersi da, cito letteralmente, una forza gigantesca. Partiamo dalle parole usate. Qualcuno ha osservato che i termini di Oden non differiscono tanto da quelli usati dal dottor Clover, il quale definiva appunto enorme il potere vantato dal Grande Regno. Tuttavia, Oden fa riferimento ad una forza gigantesca in senso fisico, in senso materiale. Sarebbe dunque errata tale associazione. Quello che allora dobbiamo domandarci è: quante forze viste nel manga possono veramente definirsi gigantesche in senso materiale? Ci arriviamo. Della storia più risalente della Terra dei Samurai abbiamo ben poche notizie che possono venirci utili in questa sede. Sappiamo che un tempo Wano era noto nel mondo come il paese dell'oro, sappiamo inoltre che tutta la calmatolite presente sul pianeta proviene da lì, ma possiamo anche immaginare che la gran parte, se non tutte, delle più note armi da taglio che sono sparse per il globo, provengano da lì. Tutto ciò insieme ci consegna un primo elemento difficilmente smentibile. Prima di chiudersi al mondo, il Wano Kuni prosperava grazie ai commerci e alle relazioni con l'intero pianeta. Questo fa senz'altro a pugni con l'attuale conformazione geografica del paese. Risulta difficile infatti coniugare l'idea di enormi flussi di scambi con quelle che sono le attuali difficoltà di accesso a quella terra. Forse la chiusura dei confini di cui parlava Oden è stata molto di più che una chiusura politica. D'altra parte si potrebbe dire che un nemico che intende annientarti non chiede il permesso di entrare, e poco conta se le frontiere sono aperte o chiuse. Semplicemente entra senza bussare. Forse l'opera di chiusura fu più che altro un intervento sulla geografia del paese, che rendesse ostico l'accesso a qualsivoglia straniero. Ma andiamo oltre. Della storia più antica di questa terra sappiamo inoltre che Ryuma, leggendario e imbattuto spadaccino, difese strenuamente la sua terra dagli assalti stranieri, e che egli è passato alla storia per aver sconfitto persino un drago che un giorno aveva fatto capolino sui cieli della capitale. Questo ci permette di collocare Ryuma in un'epoca in cui i confini del paese di Wano erano senz'altro stati già chiusi. Proveremo poi a vedere da quanto. Venendo al punto, è possibile che la forza gigantesca che costrinse la famiglia Kozuki a chiudere al mondo la terra dei samurai fossero proprio i draghi? Vediamo cosa sappiamo dei draghi all'interno dell'opera e proviamo ad avanzare qualche ipotesi. Dapprima un dato che sembrerà banale. 19 delle 20 famiglie che hanno sconfitto il Grande Regno si sono date il titolo proprio di draghi celesti e hanno scelto quale proprio simbolo esattamente lo zoccolo di un drago. C'è un ulteriore elemento, più contemporaneo, che ci aiuta nella nostra ricostruzione. A Pankazard, Barbabruna racconta che un drago celeste in visita sull'isola aveva una speciale predilezione per il drago artificiale creato da Vegapunk, tanto da avergli attribuito addirittura un nome. Questi tre elementi, che tagliano ben 8 secoli di storia, dimostrano che deve esserci stato necessariamente un rapporto privilegiato tra i draghi celesti e i draghi, a partire quantomeno dal secolo di Vuoto fino ad arrivare ad oggi. Tornando al paese di Wano, che, come detto, si salvò dall'attacco di un drago solo grazie alle formidabili abilità di Ryuma, è giusto chiedersi: perché questo attacco fu sferrato proprio alla terra dei samurai? Accadde solo perché il paese era il più grande alleato del Grande Regno e perché possedeva ben 2 poneglyph, o c'è dell'altro? Introduciamo brevemente un ulteriore elemento. Nella mitologia, nelle leggende e nella letteratura fantastica di ogni tempo, la figura del drago è stata spesso, o quasi sempre, caratterizzata come cercatrice e protettrice di tesori, in particolar modo dell'oro. È ampiamente nota, per esempio, la figura di Smaug, il drago terribile che campeggia nel romanzo L'Hobbit di Tolkien. Ma innumerevoli altri esempi si potrebbero fare. E com'è che abbiamo detto che era conosciuto il paese di Wano? Esatto, proprio come il paese dell'oro. E qual è il tributo cosiddetto celeste che annualmente il governo mondiale impone ai paesi che fanno parte di esso? Esatto, proprio l'oro. Dunque abbiamo
dei draghi che pretendono dell'oro, nulla di nuovo. Anzi, proviamo a fare una vera e propria illazione. E se questa tassa odiosa fosse nata per necessità? E cioè perché i draghi celesti avevano bisogno di grandi quantità di oro per tenere buoni i draghi e farsi obbedire? Se ciò fosse vero, proprio i draghi si rivelerebbero come l'arma che ha spostato gli equilibri durante quel secolo la cui storia è stata cancellata, l'arma che ha consentito di sconfiggere il Grande Regno. Ma facciamo un ulteriore step. Esiste un altro popolo, anch'esso alleato del Grande Regno, che fu attaccato dal governo mondiale al termine dei 100 anni di vuoto, gli Shandia. Nel capitolo 275 veniamo infatti a sapere che la città di Shandora venne attaccata e che gli Shandia resistettero strenuamente per difendere il Poneglyph. Ma ancora una volta, siamo sicuri che essi furono attaccati solo ed esclusivamente per il Poneglyph? Qual era il soprannome di Shandora? Esatto, proprio la città d'oro, un'intera città fatta solo ed esclusivamente d'oro. Non è strano che gli unici due regni di quali abbiamo notizie di ritorsioni da parte del governo mondiale fossero entrambi noti per l'elemento dell'oro? Certo c'erano indubbiamente le pietre, i poneglyph, che erano indubbiamente tra gli obiettivi, probabilmente l'obiettivo principale, inutile negarlo. Ma perché per esempio l'isola degli uomini pesce non fu attaccata pur possedendo ben due pietre, ben due poneglyph? Non sarà che da una parte non possedevano altrettante quantità d'oro e dall'altra che le profondità marine fossero fuori dalla portata dei draghi? Ma tornando a Shandia, risulta francamente difficile immaginare che una forza che aveva sconfitto l'antico regno non fosse in grado di sconfiggere gli Shandia. Allora, per trovare una spiegazione ragionevole a ciò, occorre tornare a Ryuma, a cui proviamo adesso a dare una più precisa collocazione storica. Non sarà che l'assedio a Shandora sia terminato per lo stesso motivo per cui terminò anche l'offensiva contro Wano? E cioè perché un samurai di nome Ryuma pose fine alla vita dell'ultimo drago, avvenimento che spiazzò i draghi celesti e li costrinse a reinventare l'unico modo di combattere che conoscevano, quello che aveva consentito loro di vincere la grande guerra con il Grande Regno, e cioè cavalcare i draghi? Se questo fosse vero, potremmo collocare Ryuma a cavallo tra i 100 anni di vuoto e il secolo successivo. Probabilmente fu proprio Ryuma, inconsapevolmente, il primo uomo a salvare dalla distruzione l'operazione di trasmissione della storia operata mediante i poneglyph, e che si fece portatore in definitiva di quella volontà ereditata. Nonostante tutto ciò, sarebbe probabilmente affrettato concludere che i draghi siano sempre stati appannaggio dei 19 regni che sconfissero il Grande Regno. Risulterebbe incomprensibile, per esempio, la ragione per cui il palazzo reale dell'isola degli uomini pesce sia noto come Palazzo del Drago e per cui su di esso campeggi proprio un enorme drago. Allora è anche possibile che insieme al nome della capitale e al nome del Palazzo Pangea i draghi celesti abbiano ereditato anche la figura del drago dai precedenti sovrani di Merijuas. Ed è altresì vero che nella tradizione orientale il drago è un animale tendenzialmente positivo, pur non mancando esempi di draghi malvagi. È allora possibile che Oda abbia trovato il compromesso di cui si diceva prima. Proprio durante i 100 anni di vuoto, i draghi in qualche modo potrebbero aver cambiato padrone, e proprio questo è possibile che abbia deciso le sorti della guerra, senza escludere che siano sempre esistite due categorie di draghi, quelli buoni e quelli malvagi. Un po' come succede oggi nel Wano Kuni, con la figura di Kaido contrapposta a quella di Momonosuke, e che 800 anni fa ebbero la meglio proprio i draghi malvagi. Proprio le ricerche e i lavori di Vegapunk sui draghi ci inducono ad un'ultima fondamentale domanda. Chi gli ha fornito e dove è stato reperito il materiale genetico per replicare il DNA dei draghi? Su questo possono farsi molteplici speculazioni. Una particolarmente convincente è che il motivo per cui il governo mondiale tenesse a celare l'esistenza stessa dell'isola di God Valley è che lì si stava preparando il ritorno dei draghi nel mondo. Da qui anche la presenza degli stessi draghi celesti sull'isola, che proprio con i draghi, come abbiamo visto, hanno un rapporto morboso. Il giorno della grande battaglia tra i pirati Rocks e la strana coppia Garp-Roger, però, come sappiamo, tutto precipitò. E probabilmente proprio quel giorno il sogno dei draghi celesti si infranse, fin quando, appunto, molti anni dopo, il governo mondiale non mise le mani su un brillante scienziato di nome Vegapunk. Ma affrontiamo l'ultimo capitolo, quello sul futuro dei draghi nel manga, tornando ai giorni nostri.
Torniamo precisamente a Vegapunk. Ora, sappiamo che Vegapunk lavora per il governo mondiale seguendo le direttive, ma proprio la presenza di un drago celeste a Pankazard ci dice che probabilmente c'è dell'altro e che lo scienziato lavori anche per i nobili mondiali. A questo fine, non è curioso che i due prodotti scientifici di Vegapunk visti sull'isola, il drago e il frutto, che sarebbe poi stato mangiato da Momonosuke, abbiano entrambi a che fare con i draghi? E perché un drago celeste addirittura si scomoda per andare su un'isola del genere? Non sarà che le ricerche militari di Vegapunk siano una sorta di specchietto per le allodole e che il governo per l'ennesima volta sia stato scavalcato dai draghi celesti e che in realtà le reali priorità imposte a Vegapunk siano altre? È troppo azzardato ipotizzare che i draghi celesti sognano, da un lato, di tornare a dominare i cieli come accadeva fino a quando Ryuma pose fine al loro dominio dell'etere, e dall'altra sognano di diventare essi stessi dei veri draghi, mangiando proprio un frutto del diavolo modello drago, come quello su cui Vegapunk stava difficoltosamente lavorando e che, una volta perfetto, sarebbe stato prodotto in serie? E proprio venendo alla Wano del giorno d'oggi, risulta bizzarro, una sorta di nemesi, che a distanza di molti secoli proprio un drago, Kaido, sia giunto nel paese a soggiogarne la popolazione. Ecco dunque che la guerra contro Kaido per aprirsi al mondo diventa un tentativo di esorcizzare il passato, inaugurando una restaurazione che, come la Meiji, rimette il legittimo imperatore Momonosuke, anch'esso un drago, attenzione, sul trono per guidare infine il paese verso la transizione. E forse, come qualcuno ha detto, l'uovo presente sulla nave di Roger è davvero un uovo di drago. Forse, in conclusione, proprio quel giorno, quel giovane pirata che molti anni dopo avrebbe conosciuto tutta la storia del mondo sull'isola di Laftel, salvò l'ultimo drago e iniziò, inconsapevolmente, a preparare il terreno per colui che avrebbe, a distanza di 8 secoli, riportato le cose al giusto posto. A partire proprio dai draghi, che ritorneranno a combattere dal lato giusto della storia. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale attivando la campanella. Ti informo inoltre che se non vuoi perderti nessuna prossima uscita, puoi iscriverti al nostro canale Telegram. Se invece vuoi aiutarci a crescere e ad avere una strumentazione migliore, puoi fare una donazione al canale seguendo il link che trovi in descrizione.